anziano malandato che si nutre di formaggio e cicoria, ascolta musicassette di Mina, Claudio Villa e Mario Merola, scrive a macchina messaggi con grammatica tortuosa. È questa l'immagine che nella tarda mattinata dell'11 aprile del 2006 viene consegnata all'opinione pubblica. Quel giorno Bernardo Provenzano, detto Binnu Tratturi, viene arrestato in un casolare nella zona di Montagna dei Cavalli, nelle campagne di Corleone. I poliziotti ammanettano il capo di Cosa Nostra, ponendo fine a una latitanza record durata ben 43 anni. Quasi mezzo secolo, era sparito nel settembre del 63, quando fu denunciato per l'omicidio di Francesco Paolo Streva e per associazione per delinquere e porto abusivo di armi. Più che sparito, semplicemente uno Stato non sempre attento gli aveva consentito di continuare a muoversi indisturbato. Nell'immaginario si fa largo l'idea che Cosa Nostra sia oramai allo sbando visto che era governata da un anziano, dal fisico minato da qualche malattia. Un uomo magari anche carismatico, ma all'apparenza privo di quel vigore necessario che il numero uno della mafia dovrebbe possedere. Ovviamente l'arresto di un capo non ha mai segnato la fine dell'organizzazione, ma quel giorno le manette ai polsi di Provenzano rappresentano un momento importantissimo. Binnu ha atteggiamenti più compassati rispetto a Totò Riina e ha una fama meno accentuata. Ma non era assolutamente un nonnino che giocava a fare il capo della mafia. Tutt'altro. Pur godendo di poca visibilità dentro e fuori l'organizzazione, Provenzano è da considerare uno dei padrini più intelligenti e lungimiranti, un personaggio in grado di sparare come un dio da giovane e di diventare un grande uomo d'affari da adulto, con capacità diplomatiche che gli hanno consentito di relazionarsi con molti esponenti delle istituzioni. Per diversi decenni è stato erroneamente considerato una sorta di numero 2, davanti a lui ci sarebbe sempre stato Totò Riina, detto Curtu. La storia e le rivelazioni di moltissimi collaboratori di giustizia restituiranno a Binnu il posto che merita, non era il vice di nessuno, ma al contrario di Riina era meno noto alle cronache perché aveva un temperamento ugualmente feroce ma più riflessivo. Se la figura di Provenzano è rimasta un po' fuori, è perché lui ha voluto così, sapendo che è meglio non farsi illuminare dalla luce dei riflettori. Astuto nel capire quando era il momento di esporsi e quando invece fare un passo indietro. Non ha condiviso la guerra che Riina ha fatto ai referenti politici alle elezioni del 1987 e neanche al momento in cui Ukurtu ha trascinato tutti nello scontro frontale con lo Stato, mostrando perplessità nonostante il suo ruolo. Ha pazientato e ha atteso che la credibilità di Ukurtu subisse un crollo e infine ne è diventato il suo erede. È stato sempre forte il sospetto che dietro l'arresto di Riina, il 15 gennaio del 93, ci fosse proprio lo zampino di Provenzano per alcuni suoi presunti agganci nel mondo delle forze dell'ordine. Del resto Binnu era un interlocutore più gradito rispetto a Riina. Proprio gli ottimi rapporti con soggetti estranei alla mafia potrebbero spiegare perché sia riuscito a scansare la cattura per un periodo lunghissimo, e spiegherebbero il perché siano fallite un paio di occasioni per arrivare al suo arresto. Più d'uno ha rivelato agli inquirenti che nel periodo in cui era in cima all'elenco dei latitanti più pericolosi, Binnu scorrazzava come un qualsiasi altro libero cittadino. Provenzano poteva girare tranquillamente per Roma o in qualsiasi altra città perché godeva di una sorta di immunità territoriale. Che Tratturi potesse muoversi con grande tranquillità lo hanno evidenziato pure i giornalisti. Il pentito Ganci se lo ricorda che nei primi anni '80 arrivava con la sua Fiat 500 fino alla macelleria, nel popolare quartiere palermitano della Zisa. All'epoca era già una primula rossa da 20 anni. Nessuno cercava Provenzano. È stato così fino al 94, un altro luogo nel quale ha potuto trascorrere le sue giornate da fuggiasco è in provincia di Trapani. Nel 91 passeggiava tranquillamente in motorino per le viuzze di Mazzara del Vallo. Nel bel mezzo della guerra santa contro la Stidda. Lì era al sicuro. Bernardo Provenzano viveva nel trapanese come un normale cittadino. 2 anni prima, invece, secondo il collaboratore di giustizia Cancemi, fu persa un'altra ghiotta e irripetibile occasione per stroncare la latitanza del boss. All'alba del 23 luglio, giorno in cui si presentò in una caserma di Palermo per costituirsi, disse ai carabinieri che Provenzano lo aveva convocato per un incontro la mattina stessa. Spiegò loro che li avrebbe portati all'appuntamento e così avrebbero potuto mettere fine alla fuga del nuovo capo dei capi. Era anche un modo per dimostrare la sua attendibilità.
Ma i carabinieri, ha sempre sostenuto Cancemi, non si mostrarono reattivi. Un generale senza truppe, la sua vera forza erano i rapporti che ha stretto. Quando tutti cercavano Totò Riina, lui estendeva la sua rete di alleanze da un punto all'altro della mafia isolana. Provenzano aveva intessuto tante di quelle relazioni, che la sua rete di fidati era diventata quasi una cosa nostra parallela. Nino Giuffrè, ex capomandamento di Caccamo, ha spiegato l'unicità di Binnu. Provenzano non aveva un mandamento, non aveva una rappresentanza, per quello che mi riguarda. Aveva avuto l'abilità di intessere quei contatti, quelle amicizie con persone importanti, e aveva un esercito, non suo ma di altri, che erano a disposizione sua. Dopo la cattura, Provenzano non ha avuto, mai, la tentazione di collaborare con la giustizia e godersi in pace la vecchiaia. E avrebbe potuto farlo, avendo una moglie e 2 figli, che non avevano seguito le sue orme. Una parte dei misteri che lo hanno accompagnato in vita è andata via insieme a lui. Binnu ha concluso la sua corsa il 13 luglio del 2016. In un lettino dell'ospedale San Paolo di Milano, in regime di 41 bis, aveva 83 anni, ma da almeno un anno era un vegetale. Il suo ultimo bollettino medico era stato piuttosto sconfortante. Causa delle sue condizioni, il suo avvocato aveva inutilmente chiesto la revoca del regime carcerario. Binnu, un padrino che è riuscito a traghettare l'organizzazione fuori dalla stagione delle stragi e l'ha fatta risorgere senza bombe né cadaveri. Lo zio Binnu, il ragioniere di Cosa Nostra, lo stratega, il garante della pace mafiosa. In realtà è stato un uomo su diversi fronti. Killer con Luciano Liggio in gioventù, stragista con Totò Riina negli anni 80 e nei primi anni 90, poi la moderazione. Quando per Cosa Nostra bisognava fare buon viso a cattivo gioco. Binnu nasce il 31 gennaio del 33 a Corleone, in una famiglia numerosa composta da 7 tra fratelli e sorelle. Quando è ancora un bambino, il padre Angelo lavora come bracciante, ma si tratta di una occupazione precaria e mal pagata. Il piccolo Bernardo si trova così ad abbandonare precocemente la scuola per andare ad aiutare il papà nei campi, un'infanzia dura da dove uscire il prima possibile. Così lui comincia a frequentare coetanei che non sono proprio dei bravi ragazzi. Vuole lasciarsi alle spalle la povertà, ma è semianalfabeta e sa fare solo il bracciante, dunque è impossibile che possa trovare un impiego sicuro e ben pagato. Di lavori legali ce ne sono pochi, quasi nulla, non resta che orientarsi verso l'illegalità, dove sicuramente ci sono più chance per uscire dalla miseria. Il destino vuole che a Corleone ci sia un ragazzo di 8 anni più grande, che può dargli una mano. Si chiama Luciano Liggio. Liggio è legato a Michele Navarra, il medico boss di Corleone, la cui potenza si deduce dal soprannome. Lo chiamano il Padre Nostro. Quando entra a far parte della banda di Liggio, incontra un altro ragazzo poco più grande, ribattezzato Ucurtu perché è di bassa statura, si chiama Totò Riina. Insieme a Liggio, Binnu e Totò formano un terzetto che semina il terrore, sono il braccio armato di Navarra. Pur essendo sotto l'ala protettiva del Padre Nostro, Liggio e i suoi scagnozzi agiscono spesso in totale autonomia. Quell'autonomia, però, crea un certo malcontento a Corleone e dintorni, soprattutto perché rubano mucche e vitelli a persone che non andrebbero disturbate in virtù dei rapporti d'amicizia o di affari con Navarra. Stanchi di subire, i proprietari delle fattorie si rivolgono a Navarra per essere lasciati in pace. Navarra ordinò di smetterla. Ma nulla, il trio portava la carne macellata clandestinamente al mercato di Palermo, Provenzano faceva la guardia sui camion. Quando Liggio vide la sua abilità con la pistola, divenne il tiratore scelto. L'arroganza e il ricorso alla violenza dei 3 giovani corleonesi allarmano Navarra, il quale per evitare rischi decide di ricorrere all'unica soluzione che gli garantisca la pace: uccidere Liggio e gli altri sorprendendoli nel sonno nel baglio dove alloggiano. La squadra di assassini al servizio del Padre Nostro però fallisce la missione. Liggio resta solo leggermente ferito e reagisce con la stessa moneta. Navarra deve essere ammazzato a tutti i costi. Cosa che accade il 2 agosto del 1958 quando il medico boss viene assassinato in auto insieme a un suo incolpevole collega. Il golpe è riuscito, adesso Liggio e i suoi fedeli killer sono i nuovi padroni di Corleone. Ma prima di impossessarsi di tutti gli affari gestiti dal Padre Nostro, occorre eliminare i suoi fedelissimi, che sono agguerriti e numerosi. Ed è così che inizia un conflitto al termine del quale la cosca avversaria sarà completamente azzerata.
Uno dei protagonisti della mattanza sarà proprio Binnu. L'eliminazione di Navarra è uno scontro per la supremazia che in pochi anni seminerà nel paese 52 morti, 20 tentati omicidi e un numero imprecisato di scomparsi, vittime della lupara bianca. Su questa guerra Bernardo Provenzano costruisce la sua fama di killer. Ha sangue freddo, precisione di mira, lucidità e freddezza. È particolarmente abile nel maneggiare le armi, ma qualche volta le cose non vanno nel verso giusto, come accade il 6 settembre del 58. Quel giorno è scattata la condanna a morte per i fratelli Marino e Pietro Maiuri e il doppio agguato è stato organizzato in ogni dettaglio, ma succede qualcosa di imprevisto. I parenti delle vittime, invece di nascondersi, si lanciano all'inseguimento dei killer. I carabinieri, subito avvertiti, vanno sul posto, mentre percorrevano di corsa via Bentivegna, giunti. Nei pressi del negozio udirono 7-8 colpi di arma da fuoco esplosi dietro la balaustra del terrapiano che fiancheggia la via Bentivegna e vedevano cadere, colpito alla testa, Provenzano Bernardo. Binnu ha portato a termine il suo compito, ma per poco non ci ha lasciato la pelle. Interrogato sul perché si sia ritrovato una ferita alla testa, offre una spiegazione ai limiti dell'inverosimile. Binnu, interrogato nel corso della breve degenza nell'ospedale di Corleone, dichiarò che uscito di casa verso le ore 20 per fare una passeggiata era rimasto ferito ad opera di persona a lui sconosciuta. Sottoposto a nuovo interrogatorio il giorno successivo, riferiva che la sera del 6 settembre, dopo la cena, era uscito verso le 20 per recarsi da solo ad assistere ad una proiezione cinematografica quando, percorsi circa 300 metri, era stato ferito da un colpo di arma da fuoco che gli aveva provocato la perdita immediata dei sensi sicché non aveva avuto neppure la possibilità di rendersi conto di quanto era accaduto. Ricoverato in ospedale, riesce a guarire in poco tempo. Forze dell'ordine e magistratura dovrebbero interrogarlo per saperne di più sulla sparatoria, ma in realtà nessuno va mai a cercarlo. E dopo una degenza di 17 giorni piantonato dalle forze dell'ordine, si dilegua. L'episodio segna l'ingresso del nome di Provenzano nelle inchieste condotte da Carlo Alberto Dalla Chiesa, un giovane capitano dei carabinieri in servizio a Corleone, che nel settembre del 58 scrive un rapporto a suo carico, denunciato in stato di arresto per essersi appropriato in concorso con altri 6 bovini di proprietà di Carisi, 7 quintali di formaggio, 13 di cereali e di un fucile da caccia di Vintaloro Angelo, nonché di macellazione clandestina e associazione per delinquere. Nel frattempo la guerra contro quello che rimane del gruppo di Navarra si intensifica ed è proprio per l'omicidio di uno dei rivali che Provenzano smette di essere un picciotto libero. Va in latitanza dal quale uscirà solo 43 anni dopo. L'inizio della sua fuga è il 10 settembre del 63, quando uccide 3 uomini legati a Navarra. Provenzano, assieme ad un altro soldato di Liggio, colgono di sorpresa Francesco Paolo Streva, Pomilla Biagio e Piraino Antonio. Prima li azzoppano. Quando sono a terra, canna della pistola alla fronte di ciascuno di loro e li finisce. Bernardo Provenzano quella notte sparò per 3 volte alla testa delle sue vittime. Aveva 30 anni. E proprio in quella notte comincia a diventare un fantasma, il fantasma di Corleone. Tutto è filato liscio, ma stavolta si verifica un imprevisto. I familiari rivelano agli inquirenti i nomi degli esecutori, riferendo ai carabinieri che a sparare sono stati Bernardo Provenzano e Calogero Bagarella. Scatta la denuncia, lo cercano, ma lui si è già dato alla macchia. Binnu diventa imprendibile, o, perlomeno, nessuno gli darà la caccia fino in fondo. Insieme a lui, a condividere la latitanza, c'è Calogero Bagarella, fratello di Leoluca e di Ninetta, futura moglie di Totò Riina. Bernardo e Calogero, nei primi anni di attività, sono una coppia inseparabile. Binnu, infallibile con la lupara e veloce nel dileguarsi, si muovevano a occhi chiusi lungo i sentieri di campagna. Provenzano la figura di maggior rilievo, insieme con Bagarella Calogero, rei di numerosi delitti. Pochissimi conoscono i posti in cui si nascondono e tra questi c'è un ragazzino, figlio di un mafioso di San Giuseppe Iato, che da grande farà molta strada, si chiama Giovanni Brusca. All'epoca è un adolescente e nessuno può ancora immaginare che da adulto sarà ribattezzato Uberru, cioè il porco, e che sarà lui a far saltare in aria il giudice Giovanni Falcone. La moglie e i poliziotti della scorta, lui stesso racconterà, già all'età di 12-13 anni, portavo da mangiare ai latitanti. Ho portato da mangiare per settimane,
per mesi, viveri e indumenti a Calogero Bagarella e Bernardo Provenzano, che si trovavano a pochi metri da casa mia, ospiti dei Danna, altra famiglia vicina alla mafia. Mi davano 1000 lire come ricompensa e io ero felice. Il processo di Bari negli anni 60 si fa grazie e soprattutto all'impegno di pochi. Tra questi c'è soprattutto Cesare Terranova, un magistrato che poi diventerà presidente della commissione antimafia prima di finire ammazzato nel settembre del 1979. Terranova trascina Provenzano e altri 64 mafiosi di rango, compresi Liggio e Riina, davanti al tribunale di Bari e la speranza è che si faccia finalmente giustizia. Ci sono un paio di circostanze che mettono ottimismo. Il dibattimento si svolge lontano da Palermo proprio per evitare le pressioni dell'ambiente, e ci sono alcuni testimoni in grado di inchiodarli, anche se nessun parente delle vittime si è costituito parte civile. Il processo però inizia male, ai giudici viene recapitata una lettera piena di minacce nella quale si legge: «Noi vi vogliamo avvertire che se un galantuomo di Corleone sarà condannato voi salterete in aria, sarete distrutti, sarete scannati, come pure i vostri familiari. Nessuno deve essere condannato, altrimenti sarete condannati a morte voi e le vostre famiglie». Un proverbio siciliano dice: «Uomo avvisato è mezzo salvato». A voi ora non resta che essere giudiziosi. La pubblica accusa chiede l'ergastolo per Binnu, ma i giudici gli evitano il carcere a vita. Un testimone: un barbiere di Corleone che aveva visto Provenzano e altri sparare a 3 uomini di Navarra, ritrattò in tribunale e scomparve poco tempo dopo il processo. I magistrati chiesero l'ergastolo per Liggio, Provenzano e Bagarella. Ma nel giugno del 1969 la Corte li assolse per mancanza di prove. Provenzano e Bagarella furono assolti per il triplice omicidio degli uomini di Navarra. Uscito indenne dal processo, si trasferisce a Milano al seguito di Liggio, il quale ha capito che la Lombardia può regalargli parecchie soddisfazioni sul piano economico. Anche perché a Palermo il clima non è dei migliori, vista la asfissiante pressione dell'arma e dello Stato dopo la strage di Ciaculli del 30 giugno del 69, per questo Binnu deve scendere in fretta a Palermo per partecipare a una spedizione di morte di particolare importanza strategica. E così, dimostrando di che pasta è fatto, mette la firma in calce a una delle mattanze che segnano in qualche modo il cambio di passo di Cosa Nostra. L'occasione in cui sembra meritare appieno il soprannome di Utratturi porta la data del 10 dicembre del 69, quando il comando del quale è uno dei principali componenti fa irruzione negli uffici del costruttore Girolamo Moncada, in Viale Lazio, a Palermo. L'obiettivo è Michele Cavataio, colpevole di aver innescato la prima guerra di mafia con l'omicidio di Calcedonio di Pisa. Secondo voci insistenti, Cavataio si sarebbe nascosto proprio nella sede dell'impresa edile. Con Binnu ci sono Totò Riina e l'inseparabile Calogero Bagarella. Tutti indossano divise da poliziotti, per cui gli impiegati di Moncada li fanno entrare senza sospettare che in realtà si stanno consegnando a uno squadrone della morte. Il primo a fare fuoco è, secondo la ricostruzione del pentito Gaetano Grado, proprio Provenzano, il quale centra 2 incolpevoli dipendenti di Moncada. Cavataio capisce che quelli sono finti poliziotti e comincia a sparare pure lui, dando il via alla carneficina nella quale Binnu esibisce tutto il suo sangue freddo. Un'altra versione della dinamica della strage la fornisce il pentito Antonino Calderone, che insieme al fratello Pippo comandava nella zona di Catania. Secondo quanto mi ha riferito mio fratello, all'azione parteciparono uno dei fratelli Grado ed Agostino Emanuele, messi a disposizione da Bontate, Provenzano Bernardo ed un fratello di Bagarella, indicati da Tano Badalamenti e Caruso Damiano, che era il soldato più valoroso della famiglia di Di Cristina. Il comando giunse negli uffici di Moncada con diverse macchine e Caruso era vestito da poliziotto. Nei dintorni vi erano altre macchine per controllare la situazione e, a bordo di una di esse, Riina Salvatore dirigeva le operazioni. Preciso che mio fratello non sapeva nulla dell'operazione e ne è stato informato, dopo aver letto i giornali, dai capi palermitani. Accadde che Caruso non si dimostrò all'altezza della situazione. Infatti, appena entrato, cominciò a sparare all'impazzata senza colpire nessuno, permettendo così a Cavataio di rifugiarsi dietro alla scrivania e rispondere al fuoco con la sua pistola. Cavataio uccise Bagarella e ferì superficialmente ad una mano Provenzano, che così non poté usare la sua mitraglietta. Lo stesso Caruso fu ferito ad un braccio.
Provenzano, poiché gli era stato ordinato di prendere il foglio di appunti che Cavataio aveva in una calza, si diresse verso la scrivania ritenendo che Cavataio fosse ormai morto. Quest'ultimo, invece, gli puntò la pistola e cercò di sparare, ma aveva ormai esaurito i colpi. Provenzano, allora, lo colpì più volte col calcio della mitraglietta alla testa e, alla fine, lo uccise con un colpo di pistola. La missione è compiuta, dunque, perché Cavataio è stato assassinato, ma il bilancio non è pesante solo per i nemici. In quella occasione, infatti, Provenzano perde il caro amico, Calogero Bagarella, riconosciuto tra i migliori killer in circolazione. Ad ogni modo, da quel momento si ritrova con un soprannome che gli resterà appiccicato per sempre, come spiegherà il pentito Calderone. Provenzano era soprannominato Uviddanu ed anche Utratturi. È stato soprannominato Rutratturi da mio fratello con riferimento alle sue capacità omicide e con particolare riferimento alla strage di Viale Lazio, nel senso che egli tratturava tutto e da dove passava lui non cresceva più l'erba. Ad un certo punto, Binnu appende temporaneamente la lupara al chiodo per dedicarsi alla gestione dell'organizzazione. È lui che rappresenta il sempre più potente clan dei Corleonesi all'interno del governo provinciale, nei primi anni 70 e probabilmente Binnu a partecipare alle riunioni della commissione, considerando che Liggio si è rifugiato a Milano e da lì non si muoverà fino al giorno dell'arresto. Gli altri componenti della cupola abituati al decisionismo di Liggio fanno fatica ad accettare i tentennamenti di Provenzano, sempre più incline a giocare di rimessa piuttosto che ad assumersi la responsabilità di prendere iniziative rapide come si richiederebbe ad un leader.